Ciao ragazzi, bentornati sul canale Sono Vince. Finalmente oggi vi faccio vedere un'altra borsa per il trasporto per il nostro DJI Avata. Difatti penso che se andate sul mio canale magari vi creo una playlist qui da qualche parte per Avata, per i droni, per le macchine fotografiche. Adesso aspettiamo che parte un drone, vai, 3, 2, 1, verso l'infinito e oltre, e va. Abbiamo un piccolo Mavic 3 che sta volando qui in zona. Che sul mio canale attiverò una playlist perché, come sapete, vi ho portato tantissimi modi con il quale voi potete appunto portare i vostri droni, macchine fotografiche e quant'altro. Mi piace sperimentare, mi piace provare e ovviamente mi piace quindi darvi delle alternative sulle modalità di trasporto per i nostri droni. Abbiamo visto quindi zaini, case rigidi, abbiamo visto tracolle, insomma andatevele a vedere se siete curiosi di trovare una diciamo borsa, zaino che possa essere appunto per voi. Arriva da Start RC e ho voluto provare questa che è appunto un nuovo case, vedete, molto rigido ma estremamente compatto, dove possiamo all'interno trasportare il nostro DJI Avata. L'altro che ho recensito sul mio canale sicuramente lo avrete visto, chi non l'ha visto lo può recuperare qui nei video, è un po' più grande, è il doppio circa di profondità rispetto a questa e consente anche quindi il trasporto di più cose all'interno comunque di questa borsa, che comunque essendo molto rigida secondo me si presta molto quando abbiamo delle produzioni in giro magari da fare e abbiamo bisogno di trasportare tutto questo in tutta sicurezza senza appunto che ci siano danni al nostro drone. Rispetto all'altra borsa che non aveva la tracolla, questa mi ha sorpreso proprio perché ha questa comodissima tracolla che ci consente quindi di trasportarlo in tutta tranquillità e anche comodità quando andiamo in giro, senza stare sempre a tenere in mano la borsa. Non è cosa da poco, credetemi, quando andate in giro per tanto tempo, anche quando state facendo dei lavori. Ti stanno attaccando? Vediamo che i gabbiani tentano di attaccare il nostro Mavic, ma questa è consuetudine. Cosa fai, Terry? Sai com'è? Direi quindi di andare a vedere un po' come è fatto all'interno e andiamo quindi a vedere anche come trasportare il nostro drone. Eccoci qua ragazzi, quindi vi faccio vedere intanto la parte dell'apertura proprio del nostro case, vedete che ha queste comode, diciamo così, cerniere di bloccaggio che in questo modo appunto ci consentono poi di far aprire il nostro drone, vedete comunque è veramente molto solido e quando andiamo ad aprirlo abbiamo tutto il necessario proprio all'interno. Io quando l'ho acquistato tutti questi spazi erano pieni, ad esempio questo che è lo spazio dove possiamo metterci i goggles V2 hanno una seconda parte che io ovviamente ho tolto più piccolina per farci stare anche la versione dei goggles 2, quindi quelli più piccoli della DJI. Quindi qui ci andiamo a mettere il nostro visore in tutta sicurezza. Io vi dico che ho le antenne diverse, io ho le iFlight, quindi le Crystal, che appunto come vedete sono più corte rispetto a quelle originali DJI. Sinceramente non ho trovato grosse differenze di prestazioni, ma la cosa che più mi piaceva era il fatto quindi di non doverle sempre togliere e rimettere, quindi già solo questo secondo me ne vale l'acquisto, ovviamente per chi come me magari usa il drone spesso e quindi non vuole stare lì tutte le volte a togliere e mettere le antenne, altrimenti potete tranquillamente tenere le vostre antenne stock che comunque non succede assolutamente nulla. Quest'altra parte, come vedete, abbiamo questo vabbè, è il mio fermabatteria per Avata che avevo stampato, abbiamo la parte relativa al motion controller, quindi andiamo a metterlo qui, abbiamo l'alloggio per la batteria dei nostri occhiali, abbiamo chiaramente un altro alloggio dove possiamo andarci a mettere batterie oppure altre cose di vostra utilità. Io qui ho deciso di metterci il filo di collegamento per i nostri occhiali, ovviamente con la batteria, e la tracolla per andarmi poi a portare il radiocomando. Per adesso comunque lasciamo tutto qui dentro perché non mi serve. Continuando in questa parte, come vedete, sono riuscito ad infilare i filtri ND necessari, secondo me, con il DJI Avata, un drone FPV, ovviamente le nostre batterie, e quindi potete metterne o 4 di fila
oppure lasciate una infilata sul vostro DJI Avatar come ho fatto io, e magari qui in questo caso ci andate a mettere proprio il portafiltro. Ovviamente non può mancare il nostro DJI Avatar, quindi come vi ho detto con la batteria già appoggiata appunto sopra, e come vedete, non so se riuscite a vederlo, in questo punto ci sono degli spazi dove possiamo andarci a mettere altre cose. Io per adesso non ho messo nulla perché non avevo altre cose da mettere, e ovviamente anche lo spazio per il nostro radiocomando, che ovviamente ci può servire se decidiamo di pilotare il nostro drone in manuale oppure con il motion controller. Qui ci ho messo gli stick di emergenza, vabbè, insomma ci sono vari alloggiamenti che sono molto comodi in base ovviamente a quello che voi potete andare a fare. Come vedete è molto semplice, si mette il radiocomando, andiamo ad inserire il nostro DJI Avatar e abbiamo tutto quello che ci serve per andare a volare. Quindi diciamo che non vedo l'ora adesso di terminare questo video per andarmi a fare il mio volo. Andremo a parlare un po' di filtri ND proprio su Avatar, perché utilizzarli, ma sarà un secondo video che vedrete sicuramente più avanti. Vi voglio far vedere, andando anche magari a zoomare un attimo, ecco qui, vi faccio vedere che questa parte qui è quella per la nostra tracolla, che si può quindi togliere e mettere a nostro piacimento. Magari voi non volete la tracolla su questa borsa e quindi decidete di eliminare sia questo gancio dalla parte destra che anche dalla parte sinistra, oppure se lo volete rimettere basterà appunto andarlo ad inserire qui dentro, il gioco è fatto. Dopodiché, se volete, lo andate a chiudere il tutto, lo andate ad assicurare, vedete, e volendo un'altra chicca, vedete qui in questo punto c'è anche un foro sia da questa parte che anche da quest'altra, perché magari possiamo andare anche a chiudere con un lucchetto la nostra borsa per tenerla ancora più in sicurezza. Veramente una borsa molto comoda per il trasporto di Avatar, che può anche fungere proprio da un landing pad perfetto. Infatti noi poggeremo Avatar qui sopra, come vedete qui abbiamo la nostra borsa che può fungere anche da landing pad proprio per il nostro DJI Avatar, quindi in tutta sicurezza, se siamo in spiaggia, al mare o dove siete appunto magari su dell'erba dove non volete far partire il vostro Avatar, ecco qua che questa funge anche da landing pad, veramente molto molto comodo. Bene ragazzi, avete visto quindi tutto quello che possiamo mettere al suo interno, quanto è comodo veramente tutta la parte del trasporto. Spero che vi ho portato quindi di avervi portato una novità, qualcosa di utile, qualcosa che magari qualcuno di voi stava cercando per il trasporto, in questo caso di DJI Avatar, e quindi se lo volete e volete acquistarlo vi lascio chiaramente il link qui sotto in descrizione, che ovviamente è un link affiliato a Amazon, e se acquisterete tramite il mio link sarà come appunto offrirmi un caffè. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine anche di questo video, noi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!